Ciao, benvenuti su Mentitaro. Oggi vorrei parlare dell'aura, che cosa è, perché è importante conoscerla, come vederla e i vari colori che può avere. È un argomento che io considero correlato ai tarocchi perché secondo me quando si vuole elevare lo studio dei tarocchi, si vuole raggiungere un livello più avanzato, bisogna iniziare a espandere la nostra conoscenza su argomenti esoterici correlati. E soprattutto, e ne farò un video specifico in futuro, ehm, il lavoro energetico aiuta lo studio dei tarocchi, aiuta la lettura dei tarocchi e quindi è importante iniziare ad avere un rapporto con questa energia di cui siamo fatti e che ci circonda. Bene, cos'è l'aura? L'aura è un campo energetico tridimensionale che circonda tutti gli esseri su questo pianeta che siano animati o meno e quindi circonda anche il nostro corpo fisico in tutte le direzioni. È composta di vari strati di energia chiamati corpi sottili, la cui funzione principale è quella di regolare le attività della nostra anima nella vita fisica. Noi scambiamo continuamente energia con gli altri esseri animati o meno attorno a noi, in un rapporto che chiamerei osmotico. E questo scambio di energia ci influenza il nostro stato psicofisico attraverso appunto l'influenza della nostra aura, del nostro campo energetico. L'aspetto quindi dell'aura rivela il nostro stato psicofisico. Può avere dei colori chiari e trasparenti che sono indicazione di un equilibrio psicofisico, quindi un buon stato psicofisico. Può avere l'aura anche colori scuri e opachi in alcune parti e questo è indice di nodi o blocchi energetici. Solitamente c'è un colore prevalente, però varie parti del nostro corpo possono avere colori specifici come la testa, l'addome, gli arti, eccetera. Quali sono i colori più frequenti dell'aura? Dunque, abbiamo il rosso di solito è sinonimo di uno stato psicofisico molto attivo, sicuro di se stesso, assertivo, passionale, anche impulsivo a volte, può essere, se opaco, anche indice di una persona un po' insicura o comunque che abbia delle mancanze in questo senso, oppure soggetta a uno stato di rabbia. Un altro colore abbastanza frequente è l'arancione, che è il colore poi associato al chakra sacrale ed è indice di un senso dell'avventura, di una persona socievole, creativa, che tende a prendere le cose in maniera leggera, a cui piace divertirsi, a ricercare il piacere e quindi anche le novità. Il giallo invece è sinonimo di una persona analitica, anche grande comunicatore, però appunto che
usa molto la parte razionale della propria mente. Quindi è una persona dedita alla concentrazione, al controllo dei propri istinti, anche perfezionista. Il colore verde è una persona, è tipico di una persona empatica, quindi amante della natura, che prova anche appunto un senso di compassione nei confronti delle persone e degli esseri che frequenta, appunto associato al concetto di amore, quindi anche di amore per l'ambiente, dell'amore per la natura, per gli animali. Comunque è una persona bilanciata a livello emotivo. Un altro colore abbastanza frequente è il blu, che solitamente è indice di una persona intuitiva, ma anche molto responsabile, con un forte senso della giustizia, della responsabilità. Solitamente è una persona onesta che ha un senso, è portata ad aiutare gli altri. E solitamente è tipica degli educatori, per dire. Un ultimo colore che voglio citare è il viola, perché è il colore del settimo chakra e solitamente quindi di una persona spiritualmente molto elevata o comunque che abbia degli interessi spirituali. È anche una persona con una lunga visione, solitamente magari ha, come dire, delle idee particolarmente originali, può essere un inventore che ha questo colore prevalente. Comunque una persona con un forte intuito. Bene, eh, ci sono tre modi prevalenti per vedere l'aura. Si può vedere o sentire, insomma, per riconoscerla. Ehm, si può sentire con le mani, solitamente c'è bisogno di una persona, un compagno di esercizio in questo caso, e si scorrono le mani attorno al corpo di questa persona, diciamo all'altezza cioè a distanza di 5 centimetri dal corpo, si dovrebbero sentire delle vibrazioni attorno appunto al corpo fisico di questa persona. Quindi potete provare in questo senso. Su di sé è un po' difficile, solitamente non funziona, però potete anche provare su voi stessi. Si possono interrogare i tarocchi, le carte, fare una lettura appunto con le carte, dove ogni posizione riguarda una parte del corpo, e chiedere appunto che tipo di energia sia prevalente nelle varie parti del corpo. Io per esempio ho creato delle carte apposite colorate con i vari colori dell'aura, appunto per fare delle letture a distanza sui vari colori prevalenti nell'aura di una persona. Però quello che vorrei spiegare meglio oggi è è il metodo per vedere l'aura, che secondo me è abbastanza semplice. Dunque, io consiglierei di iniziare guardando l'aura della mano. Potete mettere la mano contro una parete bianca, non appoggiandola alla parete, semplicemente sullo sfondo della parete, che deve essere bianco, con una bella illuminazione, e guardare, fissare lo sguardo tra le dita della mano, quindi qui per esempio, o qui, questi punti.
Non so, dipende da voi, di solito ci può volere 1 minuto, 2 minuti, mantenere lo sguardo fisso qua. A un certo punto vedrete appunto l'aura possibilmente anche colorata. Io credo che sia un esercizio abbastanza facile da fare. Poi, quando riuscite a vedere l'aura della mano, potete mettervi proprio davanti allo specchio con una parete bianca dietro di voi e focalizzare lo sguardo sui contorni del vostro viso, più che il viso dei capelli per dire, no? Al margine della capigliatura, sempre, e a un certo punto dovreste vedere proprio il colore, l'aura bella colorata. Secondo me sono degli esercizi abbastanza facili da fare, mi piacerebbe vedere se ci siete riusciti, fatemi sapere nei commenti e, e fatemi sapere anche che tipo di colore avete visto. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è stato utile vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi tutorial e noi ci vediamo presto. Ciao!